La nuova funzione delle Performance Max che prende definitivamente una posizione di contrasto rispetto al brand mi lascia particolarmente perplesso perché racconta uno scenario di marketing completamente distonico, distopico. Tutto ciò che è dis e co deve essere buttato qua dentro perché per l'ennesima volta abbiamo la dimostrazione che la maggior parte degli elementi che pilotano l'utilizzo di Google Ads sono governati da due entità. L'entità numero uno è il marketing americano, che è un marketing sostanzialmente completamente diverso per normative rispetto a quello europeo. E non parlo di GDPR, non parlo di IACT, parlo esattamente del modo che esiste in Europa di gestire tutto quello che riguarda la compliance, la governance, eccetera, di una buona ed educata campagna di marketing. Le PMax a un certo punto di questo sostanzialmente se ne strafregano bellamente. Perché dico questo? Perché è evidente, e questo insisterò fino alla fine dei miei giorni, che una campagna che lavora nel funnel non può dimenticarsi del brand in fase finale, perché se io non conosco un brand è evidente che questo brand lo debba presentare, dopodiché una volta che l'ho presentato o quello è un deficiente o cercherà col nome di brand e a quel punto la PMax prima poteva anche fare degli assist, oggi questi assist sostanzialmente non esistono più per 1,5 miliardi di motivi che sappiamo benissimo sono strettamente collegati poi alle deficienze di tracciamento. Il secondo punto è che il 90% delle agenzie di marketing non capisce nulla e questo è un dato di fatto. Perché non capisce niente? Perché sostanzialmente deve difendere una coperta che è sempre troppo corta. Da una parte è troppo corta perché difende il brand, dall'altra è troppo corta perché difende il funnel. Da una parte è troppo corta perché difende la SEO, dall'altra è troppo corta perché difende la SEA. In tutto questo contesto ci si dimentica che se proprio si vuole parlare di acronimi, l'elemento base deve essere il SEM, se si parla di motori di ricerca. Search Engine Marketing, che vuol dire sia ciò che è organico che ciò che è a pagamento. Quindi in questo contesto, ripeto, io continuerò a tenere il brand dentro i PMax, salvo sporadici casi, e non è questo il contesto, però sostanzialmente questa modifica che è stata fatta ci racconta in buona sostanza che, ripeto, Google Ads è sempre più governato da persone, non sto parlando di Google, sto parlando del fatto che le modifiche vengono governate da quei poteri forti che sostanzialmente non hanno niente a che vedere col marketing così come lo si adopera in Europa, ma principalmente noi in Italia. Però, ripeto, una piattaforma tipicamente solo italiana come esisteva un tempo, che so, Virgilio, no, non esiste più. Quindi facciamocela piacere, salvo intelligenze artificiali che, come ben sappiamo, hanno un loro modo di interpretare tutto. Alla prossima.